cosa riuscirai a fare una volta che avrai ascoltato e applicato quello che ti dirò in questa pillola? Eh sì, perché in questa pillola diamo i numeri, parliamo infatti di pattern digitali, digital patterns. Ciao, sono Emanuela e sono una formatrice, insegnante, nonché sassofonista e clarinettista. Da oltre 20 anni insegno alle persone a suonare sax, clarinetto, improvvisare e comporre. Ho seguito centinaia di persone che attraverso lo spazio creativo della musica hanno trovato uno spazio di miglioramento e di benessere nella propria vita. La prima domanda è: che cos'è un pattern e a che cosa serve? Il pattern è una frase fatta composta essenzialmente da intervalli che vengono disposti in forme più o meno lineari. Ogni jazzista ha il suo vocabolario di pattern nella propria cassetta degli attrezzi, ha i suoi preferiti ovviamente, e quelli che ti propongo oggi non me li sono inventati io, ma sono dei pattern in realtà di uso comune. Quando vai ad ascoltare le improvvisazioni anche dei grandi jazzisti li troverai spesso e volentieri. I pattern hanno anche delle caratteristiche ritmiche. Quindi io posso prendere un pattern lineare, per esempio fatto a crome, e posso fare il cosiddetto editing del pattern, che significa che posso andare a modificare il ritmo per creare delle frasi nuove, perché le note sono le stesse, però cambiando il ritmo, giustamente cambia un po' tutto il discorso. In questo modo, facendo l'editing, oltre ad avere frasi sempre nuove, non mi annoio e posso dare una certa freschezza anche alla qualità del mio solo. Oggi ti insegno dei pattern che derivano da strutture pentatoniche e che puoi utilizzare su tutti i tipi di musica che preferisci. Vanno bene per il blues, vanno bene per il jazz tradizionale, vanno bene per lo smooth jazz, vanno bene per qualsiasi cosa, anche per la musica disco, anche per la musica R&B, un po' tutto. Insomma, impara la struttura del pattern, personalizzalo e crea la magia. Come dicevo all'inizio, oggi daremo un po' i numeri. Perché diamo i numeri? Perché lavoriamo sui cosiddetti digital pattern, che sono in realtà dei pattern che vengono schematizzati con delle formule numeriche. Quindi io prendo la scala di riferimento, ad ogni nota della scala do un numero arabo e così ottengo la sequenza della scala, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi se io per esempio ti dico 1, 2, 3 di Do, avrai Do, Re, Mi. Se io ti dico 1, 2, 3 di Fa, avrai Fa, Sol, La, eccetera. Questo è molto semplice perché così con 4 numeretti scritti per bene puoi avere tutte le formule che ti servono. Ovviamente, per comodità, in questo video parlerò sempre di tonalità in Do maggiore, ma oltre alla numerica ti comparirà anche un pezzettino di pentagramma che ti farà vedere un pochino quali sono le note che compongono il pattern. Questo per una certa comodità, perché so che non tutti sono abituati a lavorare con le numeriche. Facciamo un esempio pratico. Voglio applicare un pattern digitale 1, 2, 3, 5. Facciamo finta. Parto da Do e avrò Do, Re, Mi, Sol, Fa, Fa, Sol, La, Do, Si bemolle, Do, Re, Fa. Come sapete amo andare per quarte, ovviamente voi lo potete fare anche per quinte, lo potete fare anche per semitoni, per toni interi. Ognuno ha il suo schema e va benissimo, cioè nel senso che non è quello il problema. Prima penso e poi suono. Non incominciare mai a suonare se non sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare nello specifico. È molto molto importante. Posso dare un ritmo? Lo invento al momento, posso anche cambiarlo. Tonalità di Fa. Fa, Sol, La, Do. 3, 4. Si bemolle, Do, Re, Fa. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 4. E così vado avanti in tutte le tonalità. Molto importante praticare in tutte le tonalità. Non tutte le tonalità tutti i giorni, cioè se sei molto avanti lo puoi anche fare, però consiglio una tonalità finché quella tonalità non viene perfettamente bene, non passare alla prossima. Bisogna dominare, perché una cosa è fare 3 note, una cosa è dominare 3 note. È un po' diversa come cosa, Ma come sempre mettiamo subito le mani in pasta e andiamo a vedere i nostri pattern.
Il pattern numero 1 è semplice, semplice, semplice. È 1, 2, 3, 1. Facciamo l'esempio di Do. Do, re, mi, do. Posso anche cambiare il ritmo. Posso ancora cambiare il ritmo. A questa numerica 1, 2, 3, 1 posso andare a modificare il terzo grado per rendere il pattern minore. Quindi avrò 1, 2, bemolle 3, 1 e così il pattern da maggiore diventa minore. Quindi vado a vedere cosa diventa. Cosa diventa per esempio in Do? Do, re, mi bemolle, do. Sentiamo come suona. Quindi quando studio il maggiore posso andare subito a mettere anche il minore. Lo faccio uno in seguito all'altro. Maggiore. 2, 3. Come dico ai miei allievi, crea sempre almeno 3 varianti su una cosa che stai leggendo. Questo è molto importante per la parte creativa, perché altrimenti se non viene stimolata dopo un po' incomincia a non funzionare come dovrebbe. Pattern numero 2. In questo tipo di pattern viene omessa la terza. La terza sappiamo che è un grado molto importante all'interno di una scala, perché determina se la scala è maggiore o minore. Infatti la teoria musicale ci insegna che se fra il primo e il terzo grado esiste una terza maggiore, la scala viene definita maggiore. Se fra il primo e il terzo grado esiste una terza minore, la scala è minore. Quindi in questo pattern viene eliminato il 3 e quindi diciamo che il pattern stesso è un po' neutro perché non si capisce se è maggiore o minore. Dove posso applicare questo tipo di pattern? Sugli accordi maggiori, sugli accordi minori e sugli accordi di dominante. Vediamo la numerica 5, 2, 1, 5, che è abbastanza particolare perché appunto parte dalla quinta. Non posso applicare questo pattern sugli accordi aumentati perché come sappiamo gli accordi aumentati hanno la quinta aumentata, quindi dovrei andarlo a modificare, e sugli accordi diminuiti perché gli accordi diminuiti hanno la quinta diminuita. Sentiamo come suona. Caruccio, vero? 1, 2, 3, 5, 2, 1. È famosissimo. Anche in questo caso puoi inserire bemolle 3 per renderlo minore. Nella formula maggiore lo puoi applicare sugli accordi maggiori e di dominante, mentre nella formula minore lo puoi applicare sugli accordi minori. Sentiamo come suona. Variante minore. Se sei arrivato a questo punto del video, evidentemente l'argomento ti interessa e vuoi migliorare sempre di più. Se ti iscrivi al canale, apporti valore al canale perché ci permetti di fare sempre nuovi contenuti e di far uscire sempre nuovi video su improvvisazione, sax, clarinetto e recensioni di strumenti. Pattern numero 4. 3, 2, 1, 6, 1, 2, 3. Questo è un pochettino più arzigogolato. Personalmente mi piace molto perché contenendo la sesta mi dà la possibilità di essere molto flessibile all'interno delle mie improvvisazioni. 6, 1, 2, 3 bemolle. Andiamo a sentire come suona. Variante minore. Molto molto bello, vero? Il pattern numero 5 è un po' rimbalzante, lo uso di solito quando voglio estendere frasi. 3, 5, 2, 5, 1. Anche in questo caso se vado a mettere bemolle 3 al posto del 3 lo rendo minore. Maggiore. Variante minore. Pattern numero 6. In questo tipo di pattern si inserisce un passaggio cromatico. Vado quindi ad inserire un bemolle 3 prima del 3, che ricorda un pochettino la scala blues maggiore. 1, 5, 4, bemolle 3, 3, 8. Molto bello anche questo,
A volte questo pattern lo metto all'inizio delle pillole per fare uno stacchetto musicale. Questo pattern si può utilizzare in ambienti nei quali desidero estendere un pochettino le frasi, quindi posso inserirlo prima o dopo altre frasi ed è molto molto utile. Poi ovviamente tutte queste cose vanno sempre testate e capire che cosa funziona meglio, cosa piace di più, e cosa funziona meno e che cosa piace di meno soprattutto. Ultimo pattern, ma per questo non meno bello, pattern numero 7, è un pattern che insegna David Barker, che inserisce all'interno della scala un passaggio cromatico fra il 7 e il bemolle 7, quindi fa 8, 7, bemolle 7, 6, che sappiamo essere una caratteristica queste delle scale bebop di dominante. Numerica 1, 7, bemolle 7, 2, 6, 5. Dove posso utilizzare questo tipo di pattern? Sugli accordi di dominante. È utile imparare questi pattern in tutte le tonalità perché in fase improvvisativa possono essere utilizzati sempre per far partire le frasi. Quindi faccio partire la frase con un pattern e poi creo qualcosa in tempo reale. Studiarli con estrema attenzione per caricare nella libreria della parte razionale del cervello tutti questi ricorsi, affidandoli poi alla parte creativa che ne farà sicuramente buon uso creando degli assoli originali, freschi e nuovi. Ti lascio una sequenza di accordi sia per strumenti in si bemolle che mi bemolle e una base per poterti esercitare un pochino con degli accordi che non sono eccessivamente complessi e sono sicura che ti divertirai tantissimo a fare questo lavoro. Troverai tutto nella descrizione del video. La base è piuttosto lenta per agevolarti nella fase di apprendimento, perché giustamente se la base è troppo veloce diventa un pochino troppo sfidante e a volte anche demotivante. Quindi procediamo con lentezza, tanto non ci corre dietro nessuno. Spero che questo video ti sia stato utile e apporti valore alla tua pratica. Puoi condividerlo con i tuoi amici musicisti. Da Emanuela Vitali è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola di improvvisazione. Ciao ciao!